Qualche settimana fa ho visto il video di César Cordova, finalmente ho capito perché la Gioconda è così importante e mi ha portato a riflettere su un concetto che voglio condividere con voi. Naturalmente vi invito a guardare il video in questione, però per velocizzare il tutto vi faccio un breve riassunto. César riporta alla luce un concetto che tutti conosciamo e molte volte dimentichiamo. L'arte è il riflesso della società. Nella Gioconda, infatti, non vediamo una semplice donna, ma osserviamo tutto il pensiero del Quattrocento racchiuso in un'immagine. Nei disegni e nei dipinti del Medioevo tutti i volti avevano gli stessi tratti somatici. Questo perché non importava dell'uomo inteso come uomo, ma della divinità e della scena rappresentata, a differenza del Quattrocento in cui avviene una delle più grandi rivoluzioni della storia, l'uomo al centro di tutto, l'umanesimo. Leonardo da Vinci visse un periodo pieno di rivoluzioni. L'invenzione della stampa, la scoperta dell'America, l'inizio dei movimenti protestanti, progressi astronomici e anatomici, la navigazione e la commercializzazione globale. L'uomo quindi diviene appieno il protagonista della storia e questo portò ad un cambio radicale del compito dell'arte, quello di riprodurre appieno la figura dell'uomo nel modo più fedele possibile, perché l'uomo non è più un semplice personaggio, ma il protagonista del mondo. La tecnica cambia, il disegno diventa più fedele alla realtà, dalla tempera si passa all'olio, dal legno alla tela e tutto ciò lo vediamo nella Monna Lisa. Come il Cote Licue suggerisce César, racchiude il mondo e il pensiero astratto a Zeko, come un dipinto di Magritte il pensiero del Novecento. Ed è proprio qui che nasce la mia riflessione. Cosa ci emoziona oggi? Considerando l'evoluzione della società e la possibilità di esprimerci attraverso ogni forma d'arte, basta pensare al tema della frammentazione dell'io e di come è stato rappresentato dagli artisti del Novecento come Munch, Magritte e Picasso. Oggi viviamo un periodo di grande caos, tutto va così veloce. Citando Caparezza, avviene il superamento del concetto stesso di superamento. L'arte di fare arte sparisce. Abbiamo affidato il compito della creatività e della ragione, che sono facoltà che ci contraddistinguono dagli animali, proprio quelle facoltà che ci hanno permesso di evolverci mille anni fa. Abbiamo quindi affidato l'arte in mano ad una macchina, attraverso un codice, un algoritmo che crea delle immagini sempre nuove e diverse. E questo alla gente sembra davvero piacere e interessare. Ma cosa crea una macchina? Cosa trasmettono quelle immagini? Su cosa è basato quell'algoritmo se noi in primis non sapremo spiegare come avviene il fenomeno dell'arte? Come può un computer ricreare il processo creativo di Picasso, che è diverso da quello tecnico? Se si potesse scrivere o spiegare, oggi avremmo un esercito di creativi capaci di ricreare capolavori come quelli di Picasso. L'arte è empatia, ma se in qualche modo ci emoziona la creazione digitale di un'intelligenza artificiale e il mercato dell'arte si è buttato a capofitto su un'arte che non esiste, se non attraverso i dati cibernetici. Alla Biennale molte opere d'arte sono una serie di comandi tecnologici e fino a quando è l'artista a governare è ok, ma riusciremo domani a governare questa tecnologia? Verso che direzione stiamo andando? Che tipo di società diventeremo? L'empatia esiste ancora? Sta cambiando? Si sta evolvendo? Domani esisteranno ancora le emozioni? Potremo ancora dire di avere una vita? O sarà possibile, quando le cose andranno male, ricominciare tutto spingendo il tasto di reset?